Dovremmo esserci. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Benvenuti al primo episodio di 12 Times. Questa è la nostra prima volta, quindi se avete anche suggerimenti su come migliorare, li accettiamo molto volentieri. Il Conte alla rovescia mi ha ricordato quel video che è girato qualche tempo fa sul giornalista che sul finire del Conte alla rovescia ha fatto il dito medio a qualcuno, ma non è il nostro caso. Siamo qui come community, freelancer, persone che a vario titolo si sono trovate a lavorare o collaborare con ID Group, che è un'agenzia di design di cui faccio parte. Qualche settimana fa ci siamo raccolti intorno alla domanda chi siamo, in che direzione vogliamo andare come persone che lavorano insieme, a volte su progetti diversi, a volte con grandi pause tra l'uno e l'altro, però gira e rigira siamo sempre un po' noi, dove vogliamo andare come persone e come professionisti. E 12 Times è stata una delle risposte che ci siamo dati, cioè facciamo degli incontri di formazione e informazione lampo, li abbiamo definiti così perché vedrete i tempi sono molto brevi, cercheremo di condensare davvero degli argomenti enormi in pochi minuti di racconto e poi ci saranno anche delle attività un pochino più hands-on, un po' più pratiche. Tornando sul topic, benvenuto Domenico, grazie di Grazie. aver accettato quasi a scatola chiusa di raccontarci e parlare della tua esperienza. Oggi parliamo del mentoring in questo primo episodio di 12 Times. Passo la parola a Domenico. Ok, grazie Donatella, grazie per avermi invitato a fare questa cosa. Sono Domenico, mi occupo di strategic design, ovvero applico design per risolvere problemi complessi, quasi tutti quelli che riguardano esseri umani e tecnologia. Da 10 anni ho cominciato a fare in maniera più o meno formale e organizzata il mentor e oggi siamo qui per farci, diciamo, questa chiacchiera super rapida, almeno per i miei tempi, sul mentoring. Alcuni obiettivi di questo talk sarà quello di condividere la mia storia, chiarirci un po' le idee sul mentoring, c'è qualche definizione classica, spiegarvi come e da dove ho cominciato io e poi c'è un esercizio finale che sostanzialmente è uno strumento che io utilizzo non solo nella mentorship, ma lo utilizzo abbastanza spesso, ma soprattutto nella mentorship, più o meno in maniera esplicita o implicita. Partiamo con la mia storia col mentoring. Allora, io parto dalla mia storia personale perché in realtà, come vedremo, tutti i mentor hanno una storia che li ha fatti diventare mentor. Io parto con la mia storia perché quasi per tutta la mia vita e poi in ambito lavorativo io sono sempre stato balto, non so se avete mai visto il cartone animato, cioè sono sempre stato a metà di tante cose. Ho fatto lo sviluppatore ma non mi sentivo sviluppatore, poi il designer ma non ero abbastanza designer, poi il facilitatore, tutti i mestieri che ho fatto, non ero mai abbastanza per essere in quella stanza, o almeno era così che mi sentivo. Questo durante la mia carriera lavorativa ha influito tanto perché io ho sempre cercato mentori, ma io ho iniziato a lavorare nel 2005, dove la mentorship formale mancava tanto, ma questo non significa che io non abbia avuto mentori, più o meno che loro sapevano di essere miei mentori o meno, nel senso che tutti nella vita abbiamo dei mentor, esistono diciamo i mentor naturali che sono per me era mio nonno, può essere una sorella maggiore, un fratello maggiore, uno zio, lo zio quello che vi illuminava la vita da piccoli. Poi esistono delle mentorship un po' più informali, nel mio caso sono state una professoressa di italiano che mi disse sì, tu scrivi delle cose contorte ma sai scrivere e quindi mi ha inserito nel bellissimo mondo della scrittura creativa. Quello di cui parleremo oggi è un po' diverso perché all'interno della mia vita a un certo punto, più o meno 10 anni fa, sono cambiate un po' tutte le cose. Nel senso che quando sono arrivato 10 anni fa e ho iniziato a lavorare con Fifth Bit nel 2015, io ero già senior, avevo già 10 anni di esperienza, ma 10 anni veri di esperienza, no come oggi che dopo 3 anni si scrivono su LinkedIn senior qualcosa. Mi sono ritrovato in un momento della mia vita in cui avevo un mentor, più o meno, o ricercavo nei mentor, frequentavo molte le comunità sono un grande topic della mia vita, frequentavo le comunità per imparare cose nuove, però a un certo punto mi accorgevo che in realtà le cose nuove da imparare all'interno delle comunità non erano più tante come quando avevo 20 anni, non perché diciamo erano finite le cose da imparare, ma perché incominciavo ad avere un bagaglio bello grosso e quindi ti aspetta, ma vuoi vedere che invece di fare domande posso anche rispondere alle domande?
e ho cominciato più o meno a ritrovarmi a essere coinvolto in situazioni di mentorship, alcune volte col cappellino proprio vero e proprio. Ho fatto più di 20 startup weekend come mentor, ma anche in altre situazioni di hackathon ho fatto almeno un'altra ventina di hackathon come mentor, anche in situazioni scolastiche, tutor, mentor, universitario per progetti e cose così. Ultimamente, negli ultimi 2 anni, mi sono dato un po' a una piattaforma di mentoring organizzato che è DP List, che ha tanti pro e tantissimi contro, dove diciamo in 2 anni solo su quella piattaforma, che non riguarda diciamo tutte le altre cose di cui ho fatto fuori da questa piattaforma come mentoring, che sono riuscito a mettere comunque 1610 minuti in cantina. In realtà sono molti di più, perché non traccia il tempo effettivo ma il tempo progettato, con un po' di review e via dicendo. Partiamo un attimino dal concetto però di mentorship. Perché vi ho raccontato la mia storia personale? In queste due figure voi vedete sulla sinistra mentore, quello con la barba bianca come me. Mentore era una persona. Mentore era il tutore di Telemaco, a cui Ulisse affida nell'Iliade il figlio piccolino, dicendo: io devo andare a fare la guerra, le guerre di Troia, e mi servi che tu, che sei un maestro, un illuminato, un saggio, mi cresci a mio figlio. In realtà chi era Mentore? Mentore era la personificazione della dea Atena, perché poi là c'erano tutti quanti i livelli di lettura, quindi possiamo dire che Mentore è gender neutral, perché era una personificazione maschile di una dea femminile della saggezza. L'altro Mentore, che invece incarna molto di più quello che poi è diventato il ruolo nella storia del Mentore, è Chirone. Chirone era un centauro, ha una storia fatta molto di vissuto personale. Io l'ho messo perché nella mia storia di Balto io ho avuto sempre un problema, che Balto non ce l'ha mai avuto il mentore. Non essendo, diciamo, mai stato super verticale su qualche cosa, io ho fatto sempre molta difficoltà a fare mentorship. Mi sono detto, un giorno voglio questo mio dolore, non lo devono provare gli altri, che è un po' quello con cui viene descritto come mentore Chirone. Passiamo un attimino a delle definizioni un po' più formali. Che cos'è il mentoring? Ok, vi ho detto mentore, in alto a destra vedete quella cosa che vi ho detto di immaginare. Il mentoring è una relazione collaborativa e volontaria, nel senso che sia il mentor che il mentee sono lì insieme con un accordo volontario, in cui una persona con maggiore esperienza, lasciamola lì, maggiore esperienza, condivide conoscenze, competenze e supporto con un mentee per favorire la crescita personale e professionale. Da quello che mi hanno insegnato, perché in realtà a un certo punto mi sono trovato a fare pure un percorso su come si fa il mentore, in realtà un mentore di base ha due elementi: sa fare qualche cosa, magari anche bene, e sa essere qualche cosa. La parte di essere qualche cosa è molto importante, perché non tutti quelli che sono molto bravi a fare le cose sanno essere anche altro, che significa saper comunicare, mettersi lì, avere pazienza, essere, diciamo, in questa relazione super centrata. Facciamo un attimo una piccola e utile premessa. Molto spesso si fa molta confusione tra il mentoring, coaching, consulenza, counseling, che sono 4 cose diverse. Ho detto 4 parole, però molto spesso tutte quante, fino ad arrivare pure al terapeuta, ci sta pure donna collegata, che è tutta la stessa cosa. In realtà no. Il mentoring, su questo spettro, diciamo, di relazioni one to one, di aiuto, supporto, è una relazione abbastanza un po' meno stretta, anche se si fanno le mentorship a pagamento, però è una relazione a lungo termine e si basa molto sulla fiducia personale e interpersonale. A me non piace molto la mentorship a pagamento, non ho nulla a chi li fa in pagamento, però dico: guarda, se lo fai a pagamento magari stai facendo coaching, non stai facendo mentoring. Poi vediamo la slide successiva perché io ho questo tipo di credenza. Il mentee guida la relazione, cioè in una relazione di mentorship non è il mentor che comanda, è il mentee, paradossalmente, cioè il mentor mette a disposizione il proprio tempo, ma le esigenze, diciamo, l'utente è il mentee. Invece in un coaching, per esempio, la relazione è stabilita sugli obiettivi, sul focus, e il coach direziona questa relazione per far cambiare dei comportamenti, ok? Non è solo un concetto di evoluzione, mentre la mentorship è molto basata sul concetto di evoluzione, e la mentorship è
meno standardizzata, cioè si basa unicamente sull'esperienza personale di chi fa il mentor e ha un approccio non formalizzato, non c'è anche se stanno tentando, perché tutto deve essere certificato, no? Nel 2025 di mettere i bollini dei mentori e queste cose così, ma in realtà la mentorship, diciamo quella classica, è una cosa che esiste da sempre, cioè pure Alessandro Magno aveva Aristotele come mentore, il concetto della bottega di artigiano con il giovane che impara il mestiere, no? Nel senso che è una relazione che c'è da sempre, pure Ipazia era una mentore eccellente, se uno legge i suoi scritti, che non avevano le tecniche di coaching che invece prende in prestito da alcune altre metodologie, delle cose un po' più formalizzate, focalizzate su performance specifiche, tipo io ho problema a fare public speaking, ok, entro 2 settimane tu dovrai fare una presentazione agli altri, arriviamoci, no? È una cosa un po' più laser il coaching, e il mentoring invece è una cosa un pelo meno laser, cioè nel senso che riguarda tutta la crescita, c'è una relazione un po' più ricca e un po' meno fredda da questo punto di vista. Tenete conto che caldo e freddo non sono buono e cattivo, sono solamente diciamo delle cose, cioè uno non è che ha una relazione come se fosse mio fratello con il proprio terapeuta, no, perché quella è un'altra relazione di tipo terapeutico, si dice terapeutica, professionale, mentre il mentoring ha un aspetto professionale, se è un mentoring organizzato, ma si basa molto su un concetto di ok, sediamoci, capiamo se ci piacciamo entrambi, mentre tu il coach può anche non piacerti, non lo paghi o non lo fai, l'allenamento si basa su un concetto cioè che ci sediamo insieme, capiamo se insieme possiamo andare a lavorare e proviamo a fare delle cose. Io ti racconto la mia esperienza e via dicendo. Un'altra differenza che io non ho messo è che il coaching molto spesso in alcuni frangenti è meno direttivo, cioè io come mentor posso dire quello che penso, il coach molto spesso invece non dice quello che pensa perché deve sostanzialmente usare quella relazione per far cambiare il comportamento a una persona per gli obiettivi che si sono dati come coach. Questa cosa è abbastanza fondamentale da capire, che non è, diciamo, in questo spettro di relazioni one-to-one che può essere bla bla bla, terapeutico, non terapeutico, life coach, business coach, counseling, cose così. La mentorship si pone da un punto di vista olistico proprio perché magari oggi non è ancora quella più inquadrata, magari domani diventerà quella più inquadrata. Perché si fa mentorship? Partiamo dal mentee, fondamentalmente. Vi ho detto che comanda. Prima cosa è che ha un accesso a conoscenze ed esperienze pratiche da parte di un esperto, cioè di solito un mentee e un mentore si scambiano war stories, direbbe Steve Portigal, cioè sostanzialmente cose che sono successe, esperienze. Mi è capitato che lo sviluppo professionale è accelerato e si rafforzano le competenze perché c'è una trasmissione di conoscenze che non è, di solito sono anche quelle un po' meno tecniche e non come si fa il tutorial di Figma, ma qual è la scelta giusta da fare se mi ritrovo in questa situazione. C'è un'opportunità di networking, questo deriva dal fatto che il mentore, essendo uno che sa fare cose da più tempo, molto probabilmente ha un network più ampio o più qualificato di un junior o di un mentee. E soprattutto, essendo una relazione un po' safe, perché è una delle cose base della mentorship, cioè sappiamo che siamo safe quando ci parliamo tra di noi, perché è come una chiacchierata con un fratello maggiore che ti porta a bar, che quello è il mentorship naturale, non ci dimentichiamo mai. C'è maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie capacità personali, quindi specialmente in casi in cui magari si deve costruire un po' di fiducia, un po' di, si potrebbe dire pure cazzimma, cioè nel senso far crescere da quel punto di vista magari una persona che non è estroversa. Io, anche se non sembra, in realtà tutti i test psicologici mi dicono che sono introverso, e te lo credo perché mi sento estremamente introverso, e ho fatto molta fatica. Mi sono ritrovato con un sacco di ragazze e ragazzi nerd del design che non vanno agli eventi perché si sentono soprastati, e in quel modo uno coltiva la relazione e riesce a capire che no, può parlare anche con la persona. Una volta durante la sessione di mentor ci fa: no, ma io vedo queste persone da lontano agli eventi e ho paura di parlare. Faccio: ma chi? Ma quello? Ma figure, una volta l'ho visto che vomitava in un angolo in maniera, cioè, guarda che sono persone normali, no? Noi viviamo ancora questa grande differenza amplificata poi dai social, dove sembra che le persone hanno laurea, in realtà sono persone anche loro. Partiamo a cosa ne guadagna il mentor e perché io penso che
io non mi faccio pagare, ripeto, non ho nulla in contrario a chi si fa pagare perché lo prende come professione, però io non penso di avere questa formalizzazione per farmi pagare. La prima cosa è un senso di soddisfazione, una mentorship è un progetto. Vedere che la persona che cui hai fatto mentor cresce è bello. La seconda cosa è che forse nel momento di cambiamento è stata la cosa che mi ha spinto da passare da voglio fare il mentee a voglio fare il mentor. Io avevo bisogno di crescere nelle mie capacità di leadership e comunicazione, volevo fare il manager. Fare il mentor ti allenerà a tutte quelle mentorship informali, perché un manager è un mentor, diciamo forse più che naturale informale, ok? Perché non è che c'è il cappellino da mentor, è il tuo capo. Il tuo capo può essere il tuo mentor, ma poi ci sono delle complicazioni di relazione. Però comunque allenarti nei one-to-one, allenarti con una persona, vedere come la tua relazione può essere usata per far crescere gli altri, è un bel allenamento. È un'opportunità di apprendere cose nuove e forse questa è la cosa più utile, almeno secondo me, ovvero il reverse mentoring. Quando fai mentor non è un rapporto unidirezionale, è un rapporto bidirezionale. Tu scopri cose nuove sull'altra persona, scopri cose nuove su te stesso e viceversa. E soprattutto espandi la tua rete professionale e rafforzi le tue relazioni. C'è chi molto spesso vede il network solo verso l'alto. Se vedete l'analisi dei miei follower su LinkedIn, io ho una marea di studenti perché mi metto lì, parlo, ci faccio le chiacchiere, vedo gli eventi, mi piace farlo, lo faccio da 10 anni ed è veramente tanto utile perché vedono il mondo in maniera diversa, trovate dei punti di vista con delle esigenze diverse, sanno usare cose nuove, vivono la vita in maniera diversa e quindi vi aiuta a rafforzare ancora di più il vostro network, anche perché arriva sempre il momento che vi serve una persona e più persone conoscete, meglio è, mettiamola così. Siamo quasi verso la fine, sto un po' correndo proprio perché abbiamo i tempi e voglio farvi vedere l'esercizio. Cosa ho imparato facendo il mentor? La prima cosa, fare il mentor non è leggersi un libro, io la chiamo un'altra human skill, cioè come fare facilitazione, come fare interviste con gli utenti, come avere a che fare con le persone. Io non sono un grandissimo commerciale, ma mi piace tanto fare mentorship oppure facilitazione, oppure fare interviste con gli utenti e usabilità. E so che quello è un muscolo che lo devi allenare sempre, perché devi allenare sempre l'ascolto attivo, capire tanto come essere presente con l'altra persona, c'è tutto un tema della presenza, del creare uno spazio, no? Fare da host per far esprimere quella persona e soprattutto è un esercizio dove devi sempre avere presente qual è il tuo centro. Quindi sostanzialmente fare mentor, almeno nel piccolo mondo del design e di cose così, è un buon esercizio per sviluppare delle abilità un po' che quelli bravi le chiamano trasversali, perché io non le chiamo soft. Sono proprio trasversali perché ti serviranno in qualunque lavoro tu andrai a fare. L'obiettivo nel mentoring, soprattutto quello organizzato, cioè tipo si apre un percorso di mentoring per una comunità di pratica, si apre un percorso di mentoring per un'organizzazione, è molto utile dare degli obiettivi perché è una relazione molto stretta, non è che succedono cose così, però è basata su una fiducia abbastanza profonda. Io ti racconto delle mie fragilità, io ti racconto delle mie storie che potrebbero essere anche delle mie fragilità. Quindi darsi degli obiettivi è utile, ma è sempre molto importante ricordarsi che gli obiettivi, i KPI sono importanti, anche gli obiettivi della mentorship. Voglio diventare più bravo a gestire queste situazioni, va bene, ma siccome c'è quella sottile linea tra mentoring e coaching e cose così, ricordatevi sempre che la relazione è importante. Cioè pure dire, aspetta, ma perché vuoi fare questi obiettivi? Sei sicuro, sei sicura che questa cosa ti fa bene? Oppure cos'è che ti fa stare bene, no? Perché alla fine coltivare la relazione, cioè, è molto come fare il giardinaggio, il mentoring. Cioè, quando tu vedi una pianta che fa un fiore ogni 5 anni, la vedi che fa il fiore, tu sei contento. Per me, io nei miei rapporti di mentorship, anche informale, certe volte, vedere una persona che era una tua mentee, che ha successo e fa delle cose fighe, è proprio bello, va sicuro che veramente vi dà un sacco di soddisfazione. Poi io per esempio non ho questo grande ego, c'è chi invece no, fa tipo Cronos, perché stiamo nell'ambito, volevo fare tutta una presentazione sulla mitologia greca, però
mi sono tenuto tanto, che mangiava i propri figli per paura di vedere il potere sottratto. Non funziona così. Stiamo andando sempre di più verso una direzione dove la moltiplicazione delle skill, le skill sono scarse, quelli bravi sono pochi. È importante coltivare le persone, coltivare le relazioni, e quindi l'obiettivo fondamentale della mentorship è la relazione. Altra cosa, la sottile arte di dare feedback. Ora, io ho insegnato per 4 anni solo come fare design critique in un master. All'inizio era partito come un corso e quindi ne ho fatta veramente tanta su questo argomento. Partiamo dallo spoiler. Non c'è il metodo. Non va bene il sandwich, non va bene digli questo, non va bene quell'altro. Non esiste il proiettile d'argento, ok? Esistono due fattori importanti. Prima, quello con cui voi siete più a vostro agio. Dare feedback è un vestito che uno si deve cucire addosso. Perché? Perché già è difficile comunicare. Se poi comunicate con degli strumenti che non sentite proprio tanto vostri, diventa ancora un po' difficile. Mentre invece anche richiedere feedback oppure far capire come dare dei feedback dipende tutto dal fatto che voi, in quanto persone più di esperienza, dovete stare lì veramente in ascolto totale, veramente adattarvi a quello che è l'esperienza del mentino, quello che fa il mentì. Perché? Perché certe volte, per esempio, stare zitti è il feedback più utile. Ci sono quelle relazioni di mentorship dove la persona vi chiederà sempre come fare. Se voi gli dite sempre come fare, non la state facendo crescere, perché la persona non avrà mai la possibilità di poter esperire una difficoltà. E quindi certe volte, se ascoltate bene, riuscite a capire che sta succedendo questo, stare zitti è la cosa più utile. Poi Paul Watzlawick direbbe che l'assenza di comunicazione è comunicazione stessa, ma sostanzialmente dare feedback non è una cosa preimpostata, è una cosa che la fate se imparate a farla, capite come la fare, come non fare, la stanza, il giorno giusto. L'importante è essere sempre molto presenti, sempre molto centrati, e questo va con l'ultima lezione appresa. Fare il mentor è uno specchio. Quando vi parlavo di partire da voi stessi, che c'è questo enorme bisogno di centratura, in questa relazione io ho cominciato a parlare della mia storia. Perché? Perché parte tutto dalla persona. Voi dovete capire quali sono i vostri confini, perché qual è il rischio? Mettere nella relazione cose che non capite che sono vostre e attribuirle al mentì. In questo la mentorship è uno specchio potentissimo, perché vi aiuta a rendere evidenti delle asimmetrie, degli squilibri, delle cose che voi credevate che fossero degli altri e magari invece siete voi. Magari, che ne so, in una mentorship organizzata all'interno di un'organizzazione, tramite il mentì voi capite che magari lui è uno che vuole fare carriera, quindi vi sta usando. Ci sta, è una cosa bella? No, però è uno specchio. Oppure magari capite come vi vedono gli altri quando voi chiudete la porta. Dice, no, ma tanto quello è un pagliaccio. No, perché mi hanno capito, cioè è un grande specchio che certe volte bisogna lavorarlo, questo specchio, bisogna, per questo non è una cosa proprio, diciamo, per tutti gli stomaci. C'è chi pure dice, ma mica voglio fare terapia, non voglio aiutare gli altri e sentirmi pure male io, ci sta. Però, specialmente nei contesti di mentoring organizzato, bisogna imparare a capire queste cose, e per me vi devo dire che molte volte mi ha fatto capire, volendo fare un discorso un po' più moderno, quanti privilegi io avevo. Io ho avuto i privilegi di fare il designer in un momento in cui il mercato era pessimo, venivo pagato veramente due ceci, cioè io dovevo fare 1 miliardo di lavori, per 10 anni ho lavorato come un dannato, però c'erano un boato di comunità di designer che si vedevano ogni santo mese oppure 2 volte al mese, si incontravano, parlavano, perché era una cosa di esplorazione, quindi quei pochi che lo facevano si mettevano lì e parlavano delle confine di questa cosa qua. Questo è stato un privilegio, perché io ho potuto costruire delle relazioni di mentorship de visu. Quindi sostanzialmente capire che non è che siccome voi fate questo lavoro da più tempo le cose vi sono date, capire quali sono i privilegi. Per esempio, io ho avuto un sacco di menti donne, e ragazzi, quello, se volete capire il problema del lavoro delle donne, un conto è vedere le manifestazioni e tutto quanto il resto, un conto è parlare con una mentì che è donna e ti parla di problemi e tu dici, cavolo, a me sta cosa non è mai successa.
e sono sbattute proprio in faccia queste cose. Quindi per questo io dico lo specchio, potete ignorarlo, se vuoi fare fallo, per l'amor di Dio, fallo. Però puoi anche non farlo, nel senso che puoi vedere questa cosa e quindi nel reverse mentoring c'è sostanzialmente una grande ricchezza anche per, diciamo, cercare un attimino di evolvere, perché poi ci sono tutto un mondo che si chiamano implicit bias, che c'è un test di Harvard che è stupendo se lo volete fare, che tra l'altro io l'ho scoperto facendo il mentore per Startup Weekend, perché è uno degli strumenti che consigliano di usare ai partecipanti. Che sì, tu fai il test, dice quali sono i tuoi implicit bias, però un conto è leggerteli come il risultato di un test, un conto è vederli nella relazione proprio sbattuti in faccia. Concludiamo. Vedete che alla fine ho messo Semola che estrae la spada dalla roccia e Hercules con Filottete. Piccolo recap, se volete fare da mentor, il mentore o la mentore, poi in realtà mentore, mentori plurale, mentor, mentors in inglese, mentee, mentees in plurale, mentee unico in italiano, e se uno vuole fare il mentore deve partire da se stesso, ovvero bisogna incominciare ad avere delle consapevolezze. Questa cosa in realtà non è solo per fare il mentor, se magari volete fare il people manager, volete fare anche l'insegnante, cioè tutte quelle relazioni dove c'è una simmetria, è importante capire voi dove finite e dove inizia l'altro. Se voi avete vissuto un trauma sul posto di lavoro, dovete capire se ci state mettendo le scorie di quel trauma in quella relazione, perché altrimenti entra un po' di tossicità. Fare il mentor ti aiuta a crescere, soprattutto quando sei in quella fase di dire sì, ma mo che sono senior, che faccio? Paradossalmente è un livello in cui quando sei abbastanza senior lo senti e vedi che ci sono sempre meno persone che possono insegnarti dall'alto e più persone che ti possono insegnare da basso. Per cui io dico sempre insegnare perché io credo davvero tanto nel reverse mentoring. I migliori mentor sono vulnerabili. Non è detto che siano i più bravi a fare qualche cosa, ok? Quelli sono i tecnici, sono i principal consultant, sono i Mr. Wolf che risolvono i problemi. Molto spesso, per esempio, noi veniamo da anni in cui queste persone venivano messe a fare i manager e creavano dei mostri a livello di gestione delle persone, perché loro sono le persone brave tecnicamente, no? Quindi sostanzialmente non basta avere competenza tecnica, bisogna essere, come dicevo prima, molto in contatto con se stessi e siccome è una relazione basata molto sulla fiducia, questa cosa della vulnerabilità si vede, cioè se voi vi nascondete in una relazione di mentorship, potete trovare il mentee che non se ne rende conto a livello conscio, ma piano piano si allontanerà e quello che vi dice sì, vabbè, ma sto a parlare solo io, ma quando tocca a te? Ultima cosa, io vi ho parlato di mentoring parlando molto tra la mentoring organizzata e formalizzata e quella un po' più informale, ma tenete conto che non è che bisogna mettersi il cappellino di mentore, le skill di mentorship e il mentore molto spesso te lo ritrovi a fare se anche tu non sei un manager ma c'hai un titolo senior e dicono vabbè allora il lavoro lo fai tu e persona junior, e là anche se c'è una simmetria, perché infatti l'ho scritto, bisogna capire che magari si sta in una relazione di mentorship, quindi molta attenzione alle simmetrie, sono tantissime, io ne ho messe qua, età, ruolo, potere, privilegio, cioè sono tantissime, perché quella cosa lì, per quello che dico che molto spesso il capo mentore non è che non esiste, ma la relazione parte dal presupposto che è il capo, non che è il mentore, mentre invece le mentorship organizzate e formalizzate molto spesso si prende una persona da una funzione aziendale o da un posto dell'azienda con un'altra persona che lavora da un'altra, perché così non c'è, diciamo, il fatto che tu sei il mio capo e quindi non ti posso dire delle cose che mi sono successe oggi perché sei il mio capo. Prima di cominciare, questa è la penultima slide. L'esercizio che faremo oggi, prima delle domande, è una cosa molto figa del 55 fatta da Joseph Luft, Harry Ingram, all'UCLA ed è un modello che in realtà poi è stato ripreso anche dopo dalla strategia da Rumsfeld, che è un militare per l'intelligence, ma in realtà è un modello che funziona molto bene per approfondire cose come l'empatia, la cooperazione, lo sviluppo interpersonale, la comunicazione. Si chiama La finestra di Johari,
perché Johari è Joe di Joseph e Harry di Ingham, quindi l'hanno chiamata così. In realtà esiste anche un'evoluzione, un'analisi che definisce 6 profili di persone, individui che interagiscono in un gruppo. Normalmente voi la vedete molto applicata alle dinamiche di team. Oggi noi la utilizzeremo soprattutto nella parte sinistra, ve la presento molto velocemente. Ci sono delle finestre, ok, che vedete che sono l'incontro di queste scene per cui cosa conosco di me stesso, cosa non conosco di me stesso, cose che sono conosciute agli altri di me stesso, e questo lo chiama l'arena, cose che, di me stesso che gli altri non sanno, e poi vedete che ci sono un blind spot, che sono le cose che gli altri sanno di me ma che io non vedo, e le cose che io non so di me e gli altri non sanno di me. L'esercizio come funziona? Poi lo vediamo e passiamo alle domande. L'esercizio funziona che di solito c'è una generazione di post-it, di solito si mettono degli aggettivi già pronti e la persona sostanzialmente mette da sola i primi 2 quadranti a sinistra, quindi le cose che secondo me gli altri conoscono e le cose che gli altri non conoscono, e poi in realtà si fa una seconda fase con le persone che ti conoscono. Infatti questa cosa io ve la voglio fare perché è uno strumento di autoconoscenza da parte sinistra, ma in realtà è molto bello farlo nelle mentorship. Cioè alla fine, se vi ricordate, su ADP List c'erano molti aggettivi. Quegli aggettivi sono, come in una finestra di Johari, le cose che se io concordo con gli aggettivi che vedo, stanno nel quadrante in alto a sinistra, se non concordo, magari stanno nel quadrante in alto a destra. Se c'è, di solito questo esercizio si fa con un pool di aggettivi predefinito in inglese. Come funziona? Funziona così: voi mettete le cose a sinistra, chi vi conosce lo fa prima di voi per voi stessi, si fa sempre a uno per tutto il team, e sostanzialmente voi potete mettere gli aggettivi in alto a sinistra che non sono già stati scelti dagli altri, quindi di solito si usano 2 colori diversi, specialmente le cose nella facade, che è le cose un po' più vostre, tutto quello che non c'è, diciamo, per sottrazione da arena, che vi mettono, diciamo, solo le persone che vi conoscono, va in blind spot, tutto quello che non c'è in blind spot, arena e facade va su unknown, banalmente. Okay, si può mettere con tutti gli oggettivi. Prima mentre raccontava Donna e Manu, è una cosa molto delicata, perciò di solito io dico usiamolo quando siamo da soli per fare un esercizio, soprattutto sulla parte sinistra. Se lo volete usare nei team dopo che l'abbiamo provato oggi, stiamo un attimino attenti. Piccolo spazio per le domande. Allora, io ne ho un po', vado in ordine sparso. Quali sono gli elementi chiave di un efficace rapporto di mentoring? La relazione, la fiducia, la volontarietà di questo rapporto, la condivisione dei valori e degli obiettivi. E quali sono gli errori più comuni che un mentore dovrebbe evitare? Io non mi sento di dire che ci sono errori, essendo un approccio olistico e all'inizio farete cavolate come in tante altre cose. Naturalmente l'unica cosa che continuo, diciamo, a sottolineare è essere troppo sbilanciati, cioè certe volte ci sono quelli che pensano troppo a se stessi e ci sono certe volte quelli che si perdono nell'altro. Non va bene, non li state aiutando. Come può un mentore bilanciare il ruolo di guida con il bisogno di autonomia di chi richiede la mentorship? Un mentore non deve tendere ad avere il controllo. Come ho detto che il ruolo del controllo è del mentee, in realtà è tutto un percorso di autonomia, cioè l'obiettivo della mentorship è far sì che le persone non abbiano più bisogno di voi. Se vi dovessi dire la mentore ideale è Mary Poppins, che alla fine del film se ne va perché ha fatto il suo. Hai suggerimenti su come far comprendere a qualcuno un errore senza demotivarlo? Questo a proposito di design critique anche. Ritorniamo al discorso del feedback, ok? Non c'è un modo, dovete capire qual è il miglior modo per la persona, cioè molto spesso ci sono persone che hanno bisogno di processi di autocoscienza, quindi per esempio più che dare feedback è fare un processo maieutico per far emergere la conoscenza di quella cosa lì. Per esempio in ambito professionale, più che dire che hai sbagliato, conosco più di una persona che fa, diciamo, manager, cose così, che invece ti fa domande sugli obiettivi. Qual è l'obiettivo di questo? Qual è l'obiettivo di quello? Quindi sposta il focus non sulla relazione, che è una cosa, diciamo, molto più delicata e pericolosa quando si dà il feedback, ma sull'oggetto professionale. Chiaro, questo sì, penso anche dal mio punto di vista è molto più efficace.
Si passa proprio dal problema alla generazione, al pensiero sulla soluzione. Esistono modi gratuiti per accedere a mentoring di qualità? Questo anche a proposito del fatto che tu prediligi la mentorship gratuita, non a pagamento. Esistono i network, esistono le comunità di pratica. Sherpa c'ha un programma di mentorship a cui ho partecipato pure io, Sherpa Community, Tag forse c'ha qualche altra cosa, però devi fare i corsi, quindi non è proprio gratuito. Le grandi piattaforme come ADP List sono un po' una roulette russa, nel senso che pure io certe volte mi trovo dei mentor, dei mentee che facciamo delle one shot, dei mentee che poi ci sentiamo. Io non penso di essere il mentor adatto a tutti quanti i contesti e via dicendo. Diciamo che se dovete prediligere qualche cosa, chiedete alle vostre comunità, organizziamo delle mentorship. Ve lo dico perché le comunità stanno lì non per il tutorial di Figma, ma per la relazione delle persone. Ci sono molti più senior che si sentono di fare give back di quello che sembra. Quindi state nelle comunità, state nei network e cercate di fare delle mentorship organizzate, mettiamola così, in comunità di pratica, che sono molto efficaci, mettiamola così. Questo potrebbe essere uno spunto anche per noi, nel senso che appunto essendoci costruiti e definiti come una community poco tempo fa rispetto a quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, potrebbe essere uno dei nostri obiettivi, cioè di trovare un modo e un sistema per fare mentorship tra di noi. Ma assolutamente, ma se voi vi configurate come una comunità di pratica, basta partire da quello, darsi delle regole, stabilire ok, chi può fare il mentor di cosa, perché poi non è che tu puoi fare il mentor di tutto, magari puoi fare il mentor su qualche cosa e darsi degli obiettivi. Naturalmente, più è formalizzata la cosa, più non dico che si avvicina al coaching, però è un po' meno all'acqua di rose. Io sono un po' più casinista da questo punto di vista, però mi piace anche molto anche quello, cioè se si facesse un programma per dire in Architecta, che è una comunità che io frequento un sacco, dire, ma perché no? Ma lo faccio, ma qual è il problema? Ok, sparo altre domande. Nella tua esperienza, quali sono le asimmetrie più forti e diffuse? Sicuramente la questione di genere, quella è una cosa super forte e vi assicuro, poi c'è quella dell'età, non tanto per ageism, perché paradossalmente adesso che ho 40 anni io sto subendo ageism dai trentenni, perché io sono vecchio e queste cose così, ma è una cosa che noi ci portiamo soprattutto in ambito italiano. I giovani devono fare la gavetta e tu dici devono fare la gavetta, ma perché devono soffrire? Non è, diciamo, una questione che se ho sofferto io devono soffrire gli altri, il concetto del nonnismo, della naia, no, ed è molto molto, diciamo, importante riconoscere queste cose e ultimo non ultimo la simmetria di effetto alone, mettiamola così, nel senso che ci sono persone che sono molto brave a comunicare sui social, che vengono percepite come dei miti, ok? E che sostanzialmente le persone hanno paura di parlare con te. Tre cose che mi sono capitate tutte. Quindi sia per l'età, sia per poi ogni generazione, io ho avuto la fortuna negli ultimi 10 anni di vedere sia i late millennial che la Gen Z. Quindi ho visto tante differenze, tante cose sotto il Covid, delle cose tutte diverse. Ci sono, bisogna solo starci attenti. Poi questa è la mia esperienza, magari i numeri ufficiali di un'organizzazione ti direbbero altro. E quali sono i tempi della mentorship? Possono essere corti, possono essere lunghi, diciamo che più è formalizzata, più sono corti. Mi è capitato però anche di fare delle cose formalizzate che durassero 3 mesi, quindi non super corti, non una one shot, ma a me piace fare cose pure one shot e basta. Diciamo che la mentorship ideale è qualche cosa che cresce e finisce in maniera spontanea, cioè non deve essere se il mentore incomincia a cercare sempre il mentee, allora quello è il momento che è arrivato di lasciare andare via, non è più il momento di fare quella cosa lì, magari deve evolvere la relazione, magari non c'è più una relazione mentor-mentee, ma magari diventa una relazione da peer, perché lo scopo è quello, far passare il mentee da mentee a peer, quindi da un rapporto di mentor-mentee a un rapporto di paritario. Allora, la differenza tra il mentoring e lead by example è perché dovrei scegliere il mentoring. Non è una questione di scelta, vi ripeto, il mentorship non è, ci sono delle formalizzazioni, ma non è che lo piglio, allora uso il design thinking o l'in startup. No, mentoring è una cosa che si chiama così se sappiamo che c'è, se io ti vedo come mio mentor, oppure tu uno te lo stai crescendo come mentee,
no? Quindi sostanzialmente quando c'è questa relazione esplicitata, una volontà, c'è una condivisione di obiettivi e valori, c'è questa cosa qua, non è lead by example. Lead by example è un aspetto di leadership, mettiamola così. La mentorship può essere messa nel grande panaro, calderone della leadership, ma in realtà il mentoring di per sé è una relazione un po' più strutturata, cioè guarda, se hai bisogno chiedimi qualche cosa. L'altra cosa è che lead by example è la parte lead, cioè tu stai sottolineando la simmetria, non il rapporto bidirezionale. Questa è la grande differenza, se volessimo fare proprio le pulci. Vero. E se ci riferiamo ai contesti, ad esempio, piccole agenzie come potrebbe essere la nostra, 20-30 persone, è il mentee che sceglie il mentor o viceversa? Più si è più piccoli, più è naturale la cosa, nel senso che io ho lavorato un sacco in startup quando ero ragazzetto, a un certo punto mi sono trovato a fare il CTO cioè in situazioni di cose complesse che non avevo mai programmato, con delle persone che erano molto più brave di me sotto di me, ok, mettiamola così. Più si è più piccoli, più queste cose risultano naturali, perché con più scarsità di risorse, diciamo che chi sta su ha bisogno che gli altri performino e diventano autonomi e crescano, mettiamola così. E viceversa, se magari uno, poi dipende molto anche dalle ambizioni, no? Dalle leve. Se uno ha una leva molto forte nella crescita professionale, i carrieristi, che sono una cosa che nella mentorship è formalizzata, cioè vedete che ci sono proprio i libri dove si parla, ah guarda, tu potresti avere il mentor che sa che ti sta sfruttando e tu glielo devi pure far fare se magari nell'ambito organizzato. Non fa niente, cioè lì stai costruendo una relazione, poi se dici tu se è nutriente o meno. Però sostanzialmente in una cosa piccola dovrebbero nascere molto spontanei. C'è la regola che 5 persone a un tavolo parlano della stessa cosa, complesso quando supera le 5 persone si diventa 6. Ecco, quando si diventa 6 c'è bisogno di coordinamento, si stabiliscono delle cose. Ora, nella piccola agenzia molto spesso i rapporti sono anche meno informali, quindi la gerarchia è molto meno forte, tutti si conoscono, si mescola molto facilmente, molto all'italiana, la professionalità con la relazione amicale e via dicendo. Normale, non è un problema, cioè se uno vuole fare una società di 3.000 persone va benissimo così, però per esempio già quando si diventa 10-15 si incomincia a dover formalizzare delle cose e non è detto che tutti conoscono tutti. E attenzione perché quello è un momento ideale, perché se tutti non conoscono tutti, io posso fare in maniera più facile una mentorship un po' più formalizzata, perché magari non tutti sono i capi di tutti, non tutti stanno sui progetti di tutti e quindi sostanzialmente potrei fare delle cose prendendo due puntini e creando una nuova connessione, che però non è una connessione solo per l'azienda, perché in realtà se vogliamo la mentorship parte con una relazione tra A e B. Se c'è un'azienda di mezzo, in realtà è una relazione tra A e B e C, che è l'organizzazione, potrebbe essere un'associazione, una comunità di pratica, un'azienda, che però bisogna mettere nell'equazione, che è un altro conto, ma esiste. Ci sono le mentorship così organizzate, quindi il discorso è se siete molto piccoli sono spontanei, se siete in quella grandezza in cui siete considerati piccoli ma non siete più micro, nella classificazione delle aziende si fa micro, piccola, media, se siete da piccolo a medio, quindi sopra le 15 persone, se dovete avere un sindacalista nella vostra azienda, mettiamola così, dovrebbe essere anche un po' più facile prendere magari un project leader di un progetto, un junior da un altro e magari formalizzare una relazione di mentorship. Come si fa a capire se sia il mentor giusto per un mentee e quanto bisogna insistere con un mentee qualora ci si dovesse accorgere che ci sono problemi? Non esiste sempre qua un proiettile di argento, diciamo che tutto si basa sul fatto che bisogna essere in due per ballare. Quindi sostanzialmente se non si è in due, se vi pagano lo dovete fare, mettiamola così. Se non vi pagano è proprio perché voi state lì magari per una relazione che deve essere nutriente, non è detto che quella è la relazione. Poi attenzione, non bisogna essere da subito, mollare subito gli ormeggi se le cose non vanno in maniera. Potrebbe esservi utile in quel caso capire perché non c'è un match. È un momento no per me, è un momento no per lui o lei, cose così. Quanto bisogna insistere, quanto volete, c'è chi ha, ma non troppo, è una relazione volontaria, cioè tutti e due ci sediamo in una stanza e da subito siamo d'accordo che si fa
questo. Quindi se manca l'intento di base, la condivisione di obiettivi e valori non significa che se io tifo Napoli e qualcun altro tifa Juventus non ci sediamo a fare mentorship. Non è questo, ma valori che la pensiamo nello stesso modo su alcune cose. Poi si può anche crescere in maniera differente. Poi magari mi è capitato di avere rapporti mentorship dove alla fine la pensavamo in modo diverso, ma mica non ci parlo più, anzi sono persone che ritengo amiche e che sento da un sacco di tempo. Ti è mai capitato di rimanere deluso da richieste di mentorship troppo limitate, ad esempio focalizzate solo sulla carriera o mirate esclusivamente a ricevere feedback su un progetto? E se sì, come hai gestito queste situazioni? Per me non c'è delusione, nel senso che io mi siedo con una sana curiosità. Se non l'avete capito prima, io ho la DHD e quindi per me una persona è uno dei libri più belli che tu possa leggere, sostanzialmente. Quindi tu ti siedi là e capisci cosa c'è. Se capisci che quella relazione è una relazione utilitaria, tu cerca di dare il tuo. E detto pure che magari certe volte, sai, sono fatti la mentorship, ma lui non era bravo a fare le ragnatele su Figma di prototipi e queste cose qua. Pazienza, vivrò lo stesso. Diciamo che è una grande lezione da questo punto di vista il mentorship per gestire l'ego. Se voi siete molto egoici, la mentorship fatta diciamo con buona consapevolezza può esservi molto utile, perché non c'è la centralità è che ci sediamo. Se il tuo obiettivo è solo questo, bene, facciamo una one shot, vuoi un feedback su una cosa che hai fatto, te lo do. Mi è capitato che uno mi ha detto, ho fatto su Design System, come le va? E io l'altra notte non c'avevo sonno, ho aperto sto Design System, mi sono scritto tutto un foglio di feedback, ho detto, guarda, io ho visto queste cose, potresti fare queste cose, ho percepito queste cose e via dicendo, stop, basta, non è che si devono gestire. L'ho messo nella slide, usciamo dalla mentalità della performance, non tutta è una performance, non tutta è una KPI. La cosa più genuina che si può fare in un rapporto di mentorship è l'autenticità. Se le persone non sono autentiche, potresti non accorgervene subito, pazienza, di dire guarda, sono venuti meno i presupposti dell'accordo, quindi magari ti devi trovare un altro mentore e ti presento qualche mentore. Come pure mi è capitato a me, una persona che voleva darmi una cosa che io non gli potevo dare, e io ho detto guarda, ti presento queste altre due persone, per esempio, vengono da me a fare mentorship, mi fai la review del portfolio? Io non so forte. Io non sono visuale, mi faccio la review del portfolio perché non sono una persona visuale, ti faccio parlare con delle persone che questa cosa qua sono forti, che magari ho chiesto io aiuto per il mio portfolio a farmelo fare, capito? Quindi è normalissimo, cioè bisogna venire molto a patti con i propri limiti e accettarli fondamentalmente, che è un esercizio enorme per tutta la vita. Chiaro. A proposito anche del fatto dello specchio, no? Ti restituisce anche tutte queste informazioni. Ok, al netto del fatto che sono arrivati dei complimenti per te che io ti rigiro sulla chat, sempre a proposito del buono alla prima, mi sono persa se c'è qualche attività che dobbiamo fare. Allora, io vi metto la board, condivido un attimo perché così vi do, diciamo, un po' di direction su come utilizzare questa board. Premetto, Donna vi manderà un link sulla finestra di Joari di Miro. Questo è un template standard di Miro, io non mi sono inventato niente. Voi potete scegliere template Joari, potete tradurlo in italiano. Io non l'ho fatto perché le traduzioni in italiano avrei dovuto mettere il doppio dei post-it perché sono gli aggettivi e gli aggettivi in italiano o sono maschili o sono femminili. Lo dovete fare. Ok, se lo traducete in italiano, se lo lasciate in inglese va bene così. Come vedete sulla sinistra ci sono gli aggettivi, quelli che devi usare tu, e i gialli, quello che devono usare gli altri o l'altro. L'esercizio che vi consiglio di fare se volete incominciare a fare la mentorship è quello di incominciare a spostare gli aggettivi su open e hidden. Premessa, con l'aiuto di Manu Reggi, questa board è privata, quindi voi potete, in questo caso vi consiglio di copia e incollare i post-it e non trascinarli, perché così gli altri non potranno vedere se scegliete una board, se lo volete fare. Messo che questo era per far vedere lo schema, potreste, diciamo, voler lavorare e provare a fare questo esercizio open e hidden. Se lo volete fare, ne volete parlare con me, è una cosa di niente, va benissimo, non è un problema. Se no lo potete fare anche con voi stessi. Se vi sentite proprio fortissimi, lo potete fare con il vostro team. Io però l'ho premesso, c'è bisogno di una quantità
enorme di psychological safety, perché ci sono le persone che si offendono perché magari pensano di essere cheerful e nessuno gli ha ammesso che è cheerful, ok? È successo, l'ho visto, ok? Ma io sono una persona sempre allegra, ho capito? Tu sei una persona che credi di essere quello, gli altri non ti vedono, ok? Quindi sostanzialmente voi prendete il blu, fate l'esercizio con il blu e cercate un attimino di capirlo. Era solo per farvi vedere la board. Vi lascio qui il link, ma mi premetto, se usate Miro è uno dei template standard. Una volta che avete fatto l'esercizio, io ve l'ho pulito, però in inglese ci sono anche delle riflessioni da fare, perché non è solo faccio l'esercizio. Ricordatevi che la domanda più importante di tutte è sempre perché, che sostanzialmente ti fa pensare un po' perché, quanto è stato facile e difficile selezionare gli accessivi per descriverti, perché anche questa cosa ti sta dicendo qualche cosa. Cosa potete fare per ridurre le vostre aree cieche e spostare questi dati nell'area aperta? Magari sono le cose che vedono gli altri e voi non capite se gli altri le vedono. Oppure come potete applicare ciò che avete imparato su di voi per migliorare la collaborazione, ma anche la mentorship, ma anche la comunicazione e via dicendo. Quindi è un esercizietto, è un template standard, io lo utilizzo nelle mentorship per capire se c'è l'accordo. Magari parliamo un attimo, tu mi dai degli aggettivi, io mi do degli aggettivi, li mettiamo insieme e viceversa e ci confrontiamo le finestre di Johari. È un esercizio molto importante, soprattutto da parte sinistra, come autocoscienza. Ce ne sono 1000. Questo è un esercizio abbastanza validato e codificato. Diciamo, no, una volta 50 anni, 70 anni, quindi no, 70 anni. Quindi è bello carico, mettiamola così. Allora, questo è un altro dei contenuti che vi manderemo al termine di questa prima puntata, insieme al link YouTube per rivederla. Uno spoiler che vi do, ma vi arriverà l'invito nei prossimi giorni. Probabilmente la data del prossimo incontro sarà il 24 febbraio, sempre intorno alle 18, e abbiamo contattato una architetta dell'informazione e service designer che è Claudia Busetto. Se non la conoscete venite a conoscerla, è una persona fantastica, che ci parlerà di minimal business. La sintetizzo così, poi ce lo spiegherà lei, cioè la scelta di rimanere piccoli, essere piccoli e rimanere piccoli nel proprio business. Penso che ho detto tutto, siamo quasi nei tempi, sono le 7:05. Domenico, grazie davvero, io ho preso un sacco di appunti, però poi ho voluto lasciare spazio agli altri, magari ci farò semplicemente un post di LinkedIn, se mi autorizzi a diffondere le cose che ho imparato stasera. Va benissimo. Se volete aggiungetemi su LinkedIn non mangio, cioè ho mangiato una banana, se volete faccio vedere la buccia. Non hai più fame per stasera? No, per stasera no. Va bene, allora io vi ringrazio, grazie per la partecipazione, per la fiducia, perché davvero questo era un esperimento e io sono contenta insomma di come è andato finora e ci vediamo nelle prossime puntate. Grazie per avermi invitato e grazie per la fiducia che Grazie mi avete a te, portato. fantastico, sempre riposta bene. Ciao ciao.